Salve amici miei, buona giornata a tutti. Oggi prepariamo insieme dei deliziosi bocconcini di ricotta e carciofi, ideali per arricchire il menù delle feste natalizie. Quindi amici miei, iniziamo subito questa semplice e buona ricettina, però mi raccomando, non saltate i passaggi per avere un ottimo risultato. Ed ora iniziamo subito la preparazione. La prima cosa da fare è mondare e tagliare a fettine i carciofi e metterli in acqua e limone. Questo serve per non far annerire i carciofi. Consiglio di indossare i guanti per evitare che le mani si anneriscano. Quindi iniziamo sfogliando il carciofo. Eliminiamo le foglie esterne, quelle lì più dure, e arriviamo al cuore del carciofo. Puliamo bene il gambo. Eliminiamo la parte anteriore del carciofo e arriviamo al cuore. Ecco qua. Ed ora affettiamo il carciofo finemente. E lo mettiamo nell'acqua e il limone. E continuiamo con tutti gli altri. I carciofi sono stati tutti affettati ed ora passiamo ai fornelli. Mettiamo una padella sul fuoco, aggiungiamo dell'olio extravergine di oliva. Naturalmente l'olio è in base alla quantità dei carciofi. Non dobbiamo esagerare però, Aggiungiamo uno spicchio d'aglio tagliato a metà e facciamo imbiondire l'aglio e profumare l'olio. Imbiondito l'aglio lo eliminiamo e aggiungiamo i carciofi, naturalmente scolati un po', così. Iniziamo a far rosolare, quindi insaporire i carciofi. Dopo 5 minuti di cottura aggiungiamo il sale. Copriamo con il coperchio e lasciamo stufare i carciofi a fuoco medio-basso. Mi raccomando, non fateli bruciare. Poi, se doveste necessitare, aggiungete un goccino d'acqua, però se tenete il fuoco basso non dovrebbe essere necessario. Dopo 15 minuti di cottura i carciofi sono pronti. Spegniamo la fiamma e li trasferiamo in una ciotola. Adesso con una forchetta spezzettiamo i carciofi. Lo potete fare anche con delle forbici, ma con la forchetta, ecco qui, si spezzettano benissimo. Ed ecco qui, fatto questa operazione, li mettiamo un pochino da parte e li lasciamo intiepidire. Nel frattempo, in un'altra ciotola mettiamo la ricotta. Con una forchetta sbattiamo 2 uova. Iniziamo a mescolare. Alla crema di ricotta e uova aggiungiamo del salame tipo Napoli,
Questo naturalmente è facoltativo, se lo volete lo aggiungete, altrimenti no. Oppure potete sostituire con del prosciutto cotto o del prosciutto crudo o dello speck, quello che più vi piace. Io preferisco un po' di salame perché ha un sapore un po' più deciso. Aggiungiamo del parmigiano. E infine aggiungiamo i carciofi. E mescoliamo il tutto. Benissimo, l'impasto risulta morbido perché è composto da uova e ricotta, quindi non è gestibile, non è adatto per poter formare le polpettine. E a questo punto cosa facciamo? Lo rassodiamo con del pan grattato. Quindi aggiungeremo man mano del pan grattato fino a raggiungere la densità che desideriamo. Ok? Iniziamo a mettere una manciata e mescoliamo il tutto. Già comincia a rassodare, vedete? Un altro po'. A questo punto facciamo la prova. Prendiamo un pezzetto di impasto e vediamo un po' se è ancora molto morbido oppure va bene così. Come vedete attacca ancora le mani, quindi ce n'è bisogno ancora di pan grattato. Ok, adesso prendiamo un'altra noce di impasto e facciamo di nuovo la prova. Vediamo un po' se abbiamo raggiunto il risultato e penso proprio di sì. Ecco qua, l'impasto si è rassodato benissimo, naturalmente vi sporcherete un po' le mani, però vabbè, questo non ha importanza, giusto? Ok, adesso non ci resta che preparare le nostre polpettine. Formate le polpettine necessitano di riposare un po' in frigorifero. Come vedete io ho già messo su fuoco il pentolino con l'olio, quindi il tempo che ci vuole per raggiungere la temperatura mettiamo in frigo a riposare. Ho portato la temperatura dell'olio a 170 gradi ed ora friggiamo le polpettine. Rigiriamole continuamente per far sì che non si attacchino al fondo del tegame. Amici carissimi, i bocconcini di ricotta e carciofi sono pronti per essere gustati. Che profumo, mamma mia, che delizia! A proposito, amici carissimi, vi devo dire una cosa molto importante. Io che sono amante del pepe, come tutti voi sapete, che è successo? Ho dimenticato di mettere un po' di pepe nell'impasto. Quindi se voi volete aggiungere un pizzico di pepe ci sta benissimo, io me ne sono accorta troppo tardi, però a tutto c'è rimedio. Gianfranca prende un po' di pepe e lo mette sopra ed ecco qua,
Ed ora non mi resta che assaggiare. Buonissima. Amici, spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento, vi aspetto alla prossima e come dico sempre vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca.